나무묘호랭개교 나무묘호랭개교 나무묘호랭개교. Grazie ancora. Allora, di nuovo, cari amici di Dharma, buongiorno e benvenuti. Oggi in realtà è un giorno speciale, ma non diverso dagli altri, ma è l'ultimo, discorso di Dharma di quest'anno, del 2025, ed è per questo che ho voluto fermarmi un attimo e riflettere sul cuore della nostra pratica, cioè perché siamo qui? Cosa ci spinge ogni giorno a coltivare la consapevolezza, la compassione e tutte le altre virtù del Buddha? In realtà la risposta è piuttosto semplice. Il nostro scopo è contribuire a creare la terra pura del Buddha. E oggi vorrei parlare di questo argomento attraverso una frase tratta dal commentario al Sutra del Loto, Hokkekisho, scritto nel 615 dal principe Shotoku. Il principe Shotoku è stata una figura altamente rispettata nel buddismo giapponese per la sua saggezza e per la sua devozione. E leggendo le sue parole sono rimasto colpito dalla chiarezza e dalla profondità con cui ha espresso un concetto fondamentale. Shijo Mudo, nella purezza suprema non c'è terra. Così. Quando il principe Shotoku afferma che nella purezza suprema non c'è terra, ci sta invitando a riflettere su un principio essenziale del Dharma, cioè la vera purezza trascende qualunque confine e qualunque distinzione anche tra qui e là, est o ovest. Nel momento in cui i cuori di tutti gli esseri diventano veramente puri, cioè realmente puri, non solo a parole, tutti i paesi diventano la terra del Buddha. Non c'è bisogno di cercare la terra pura del Buddha in un luogo lontano o di preoccuparsi anche delle condizioni di questo mondo o di altri mondi. Questo perché la terra del Buddha, la terra pura del Buddha, non è un luogo geografico, ma è uno stato di purezza interiore che si manifesta quando i cuori degli esseri viventi sono liberi dall'illusione e dall'attaccamento. Quindi, quando siamo puri interiormente, questa purezza si manifesta anche nell'ambiente circostante. Ma se siamo puri soltanto a parole, cioè se facciamo soltanto tanti discorsi, ma interiormente siamo come prima, allora è normale che l'ambiente, anche se molti di noi avevano magari un'idea vaga di questo concetto, queste parole del principe Shotoku hanno espresso questo con una chiarezza che un pochino lascia, no? Senza parole. Nella purezza suprema non c'è terra. Questo ci sprona ad andare oltre le divisioni, le dualità e a riconoscere che la vera purezza è universale, senza confini né limiti. Detto questo però, devo dire che al giorno d'oggi molte persone travisano questo insegnamento e pensano di poter realizzare questa purezza priva di illusioni e priva di attaccamenti, facendo le cose il più velocemente possibile,
magari riunendo anche tante persone per avere più influenza, e comunque questa è un'influenza puramente momentanea, o mostrando rapidamente dei risultati dei propri sforzi, e o anche, come ho detto prima, cercando di manifestare questa purezza in maniera prettamente verbale, senza mai cercarla interiormente. Ma questo ovviamente è un approccio estremamente controproducente e superficiale. Cioè, cercare il successo rapido con metodi approssimativi in realtà non solo rovina tutto, ma rischia anche di allontanare dalla vera essenza della pratica. Allo stesso tempo però anche il pensiero non è possibile fare niente, non possiamo fare nulla, anche questo non è accettabile. Quindi non dobbiamo essere negligenti, ma nemmeno avere fretta. In nessuno di questi due casi è possibile trovare purezza. Allora, come possiamo fare per realizzare questa purezza suprema in cui non vi è terra? In realtà non è importante conseguire risultati immediati, e mi è venuto in mente un concetto estremamente sottovalutato. Ichigu. Poi spiego tutta la frase, Ichigu o Terasu, ok? Ichigu vuol dire un angolo. Un angolo si riferisce agli angoli nascosti o poco visibili di che cosa? Quale angolo sarà? L'angolo della società. In altre parole, questo concetto di un angolo ci insegna che fare del nostro meglio ovunque ci troviamo, ovunque, non soltanto dove ci fa comodo, questo ha il potere di illuminare non solo il nostro ambiente circostante, ma anche l'intera comunità, creando così la purezza di cui abbiamo parlato. È ovvio che nella società moderna godiamo di un'incredibile comodità grazie all'abbondanza di beni e di informazioni, ma purtroppo spesso i legami tra le persone e i piccoli gesti sono trascurati. Proprio per questo è importante identificare e mettere in pratica azioni che possano fare la differenza nella vita degli altri, giorno dopo giorno. L'insegnamento, questo qui, di Ichigu o Terasu, illuminare ogni angolo, Terasu, rischiarare, no? Questo Sho, questo Terasu, questo carattere qua, è lo stesso di nome mio, Kei Sho, questo bagliore o illuminare, ok? Questo illuminare ogni angolo non è riservato a pochi, questo lo dobbiamo tenere a mente, e questo non è a disposizione di tutti lo possiamo mettere in pratica, e si può manifestare in gesti semplici, come, non so, esprimere gratitudine a un familiare, congratularsi con gli amici o con i colleghi per un conseguimento ottenuto, o anche offrire aiuto, magari anche non in maniera esplicita, rendendolo pubblico, a chi si trova in difficoltà. Queste piccole azioni possono portare gioia e calore nei cuori delle persone che sono intorno a noi, contribuendo gradualmente a creare una società più accogliente. Ogni giorno, prima di offrire il nostro servizio quotidiano al Buddha, ma come facciamo anche qua al Tempio, per esempio stamani, accendiamo la candela, no? Una candela o due, che è il simbolo della saggezza del Buddha. Ugualmente, ognuno di noi può accendere una piccola luce nel proprio cuore, illuminando le persone e i luoghi che ci sono vicini. E in virtù del principio dell'interdipendenza, con la nostra luce noi possiamo anche accendere la luce degli altri, ok? Generando così una forza che è capace di rischiarare la società. Vivere
secondo il principio di illuminare un angolo, come ho detto prima, non è riservato soltanto a chi ha delle presunte capacità, va bene? Tutti noi possiamo iniziare questo percorso con dei gesti quotidiani, dei gesti semplici, delle cortesie, delle attenzioni. E vi invito a compiere un piccolo passo proprio oggi, proprio ora, e anche e soprattutto nel contesto in cui vi trovate, qualunque esso sia. Ogni piccolo gesto accumulato nel tempo allora porterà senza dubbio una luce calda nel cuore di qualcuno che avete rischiarato, contribuendo a rendere il mondo un posto più luminoso per tutti, realizzando la terra pura del Buddha eterno proprio in questo mondo, non in un mondo lontano e neanche in un lontano futuro, ma proprio qui, oggi, adesso, in questo momento. Quindi questo era il mio pensiero per finire l'anno. Adesso, per concludere, recitiamo O Daimoku insieme 3 volte. Grazie. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho